C'è un momento nella vita di ogni uomo in cui dire la verità ha un prezzo. Per Andrew Tate quel prezzo è stato la libertà. Da ex campione del mondo di kickboxing a uno degli uomini più amati e odiati del pianeta. Ma la domanda rimane: è davvero un pericoloso manipolatore? O solo un uomo che ha toccato i nervi troppo scoperti del potere moderno? Nato a Washington, cresciuto in Inghilterra, Emory Andrew Tate ha imparato presto che il mondo non premia i deboli. Suo padre, un genio degli scacchi, viveva con un codice. La verità non chiede il permesso di esistere. Forse è da lì che nasce la sua mentalità, spietata, meritocratica ed impermeabile al vittimismo. Con l'ascesa dei social, Andrew Tate trasforma se stesso in un brand. Parla di successo, autodisciplina e ricchezza, ma anche di mascolinità e potere. Per molti un modello da seguire, per altri una minaccia estremamente pericolosa. Nel 2022 il suo nome supera le ricerche di Donald Trump ed Elon Musk. Andrew Tate diventa l'uomo più cercato su YouTube e Google. Ad un certo punto scompare, cancellato da tutte le piattaforme in poche ore: Instagram, YouTube, TikTok e Facebook. I media parlano di discorso d'odio, di misoginia, di pericolo per i giovani. Ed è da lì che Tate inizia a parlare del Matrix. Per lui, Matrix non è un film, è il sistema. Media, politica, multinazionali, social, tutto ciò che ci circonda ogni giorno. Un meccanismo che secondo Tate addestra le persone ad essere docili, dipendenti e spaventate. E chi prova a svegliarle viene eliminato. Tate dice: non possono controllarti se non hai paura di loro. Le sue parole diventano un grido globale, ma anche il segnale d'allarme per chi da sempre controlla il sistema. Romania, 29 dicembre 2022. La polizia fa irruzione nella sua villa. Andrew e suo fratello Tristan vengono arrestati con accuse gravissime: traffico di esseri umani, stupro e associazione criminale. Tutte le loro auto vengono confiscate, tra cui McLaren, Ferrari, Lamborghini, Bugatti e Rolls-Royce. E le immagini compaiono sui notiziari di tutto il mondo. I giornalisti sono lì prima dei poliziotti. Una coincidenza? Forse. I titoli erano già scritti: il misogino del web, il predatore digitale, il guru tossico della mascolinità. Ma nessuno, in quel momento, sa davvero di cosa sia accusato. Appunto, qualcosa non torna. Le accuse si basano in gran parte su testimonianze di donne che, secondo Tate, non sono vittime, ma collaboratrici consenzienti. Secondo lui è stato tutto architettato per incastrarlo. Tate dice: vogliono distruggermi perché sono troppo influente e perché conosco la verità sul sistema. Il processo comincia e il mondo si divide. Chi lo vede come un criminale e chi lo considera un prigioniero politico moderno. Le autorità parlano di traffico di esseri umani, di donne adescate con promesse di amore e poi costrette a lavorare su siti per adulti, ma nel giro di poche settimane emergono dettagli che i media dimenticano di citare. Le presunte vittime pubblicano video dove negano di essere mai state trattenute. I loro messaggi WhatsApp mostrano toni amichevoli e collaborativi. Dicono che non sono schiave, ma sono con lui per scelta. Eppure le accuse rimangono intatte. Secondo i media, Tate è colpevole e il processo deve andare avanti. Per i media, appunto, è perfetto. L'uomo che aveva insultato il sistema ora cade per mano del sistema stesso. Le stesse piattaforme che lo avevano censurato ora lo demonizzano. Nessuno però parla del fatto che non esiste una condanna e nessuna prova definitiva. Ma nel mondo di oggi basta un titolo per distruggere un uomo.
In carcere, Tate scrive brevi lettere, dove afferma che tutto ciò che gli sta accadendo è la prova del Matrix. Il sistema, dice, ha bisogno di simboli da bruciare, per ricordare a tutti cosa succede quando sfidi il potere. Non è un caso che mi abbiano preso proprio ora. Ho parlato troppo, ho detto cose che non dovevo dire. Le sue parole rimbalzano ovunque e paradossalmente, più cercano di silenziarlo, più la sua voce si amplifica. Dopo 3 mesi di carcere, Tate viene messo agli arresti domiciliari. I social, ancora una volta, esplodono. Ed è qui che entra in scena la BBC, la testata giornalistica più autorevole del Regno Unito, che ottiene un'intervista esclusiva proprio con Andrew Tate. Una mossa rischiosa, ma anche perfetta per l'audience, il cattivo del web, davanti alle telecamere della rispettabilità britannica. Ma non va come previsto. Durante l'intervista, Tate risponde punto per punto alle accuse. La giornalista insiste, vuole incriminarlo. Ammetti di aver manipolato giovani donne per soldi? No, ma voi manipolate milioni di persone ogni giorno con la paura. Il suo tono è glaciale, ma calmo, e l'intervista si trasforma in un autogol mediatico. Le clip fanno milioni di visualizzazioni. La BBC viene accusata di aver tagliato le parti più scomode. E ancora una volta, la teoria del Matrix trova conferme, proprio dai media che volevano smentirla. Andrew Tate non è un santo, ma forse non è nemmeno il diavolo che ci raccontano. In un mondo dove le notizie diventano armi e i social possono decidere chi esiste e chi no, la sua diventa più di un caso giudiziario. È un messaggio, e se il Matrix esiste davvero, allora forse la cosa più pericolosa che puoi fare oggi è semplicemente dire la verità. Dopo mesi di arresti domiciliari, Andrew Tate torna a pubblicare, ma qualcosa è cambiato. Non parla più solo di ricchezza e successo, parla di controllo, di libertà, di un sistema che ti sorride mentre ti addestra ad obbedire. Nei suoi video Tate non cerca più solo di motivare, cerca di provocare. Il Matrix non è fatto di fili e codici, è fatto di convinzioni, di ciò che ti dicono di essere vero. Appunto, la cosa più inquietante è che molte persone che odiano Andrew Tate non sanno nemmeno il perché. Hanno semplicemente letto un titolo, visto un frammento, ripetuto un'idea. È così che funziona il controllo nel XXI secolo, non con la forza, ma con l'informazione. Nel mondo digitale, la reputazione è una valuta. Distruggere un'immagine vale più di vincere un processo. Così, mentre i tribunali rumeni rallentano, i social accelerano. Ogni clip, ogni tweet, ogni articolo diventa un proiettile in una guerra che non si combatte con armi, ma con le percezioni. E in questa guerra, la verità non è ciò che accade, ma ciò che viene ripetuto abbastanza volte da sembrare reale. Forse è questo, alla fine, il punto che Andrew Tate ha sempre voluto dimostrare. Non che sia innocente, non che sia un eroe, ma che la libertà ha sempre un prezzo. Se sei troppo rumoroso, troppo influente, troppo fuori dallo schema, prima o poi il sistema ti farà pagare il conto. Per alcuni questo è il karma, per altri è il segnale che il Matrix esiste davvero. Tristan e Andrew, ancora oggi, si dichiarano innocenti. Vivono a Bucarest, sotto indagine, continuano a pubblicare, a parlare e a scrivere. E anche se molti li considerano simboli della tossicità maschile, altri li vedono come l'incarnazione della ribellione moderna. 2 fratelli contro il mondo. E in fondo, ogni sistema ha sempre bisogno dei suoi nemici. Forse non sapremo mai tutta la verità su Andrew Tate o sul Matrix, ma una cosa è certa, la sua storia ci costringe a guardare in faccia il nostro tempo, un'epoca in cui la libertà è concessa finché non la usi davvero. Il Matrix non è là fuori, è qui dentro.